Cosa vuol dire essere lasciati e soprattutto quali sono i 3 passi più importanti per reagire? Te li spiego all'interno di questo video. Io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL e su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti al canale così da non perdere tutti i video gratuiti che pubblicherò settimanalmente. Ora, detto questo, cerchiamo di capire appunto cosa significa essere lasciati. Quando si viene lasciati molto spesso entrano in ballo delle emozioni molto forti, molto importanti. 2 in particolar modo, l'abbandono e il rifiuto. Okay? Sono 2 emozioni in un certo senso forti e devastanti dal punto di vista emotivo. Ecco perché è fondamentale iniziare a dialogare con queste emozioni, entrare nell'ottica dell'abbandono rifiuto che può essere visto sotto una nuova prospettiva. Molto spesso invece ci si viene trascinati in quello che è un abbandono rifiuto che invece abbassa l'autostima, ci si chiude sempre di più e alla fine rimani incastrato all'angolo e fai fatica anche a credere che le future relazioni possano essere migliori e soprattutto anche la possibilità di poter riconquistare la persona che ami, qualora tu lo voglia. Ecco. Quindi ora ti darò 3 importanti consigli per poter reagire a questa situazione e aprirti una strada davanti a te. Vediamoli subito. Il primo passo in assoluto è quello di entrare in una nuova consapevolezza. Qual è questa consapevolezza? È che i risultati, ok, sono dietro al lavoro che fai su di te. Non sono davanti, molto spesso si rincorrono i risultati, ok? Dici, io voglio raggiungere quel risultato, Domenico aiutami a riconquistare il mio ex, Domenico aiutami a sedurre la mia donna. Queste sono le richieste che giornalmente mi vengono poste. Chiaramente si salta un passaggio fondamentale, perché i risultati è vero, si possono raggiungere, stanno dietro, però stanno dietro a quello che è il lavoro che in realtà fai su di te. Quindi quello che bisogna rincorrere, la consapevolezza che oggi dobbiamo raggiungere è che bisogna rincorrere il lavoro da fare su di te. E molte persone non lo vogliono fare. Non sono disposte a investire del tempo o dei soldi per lavorare su di sé. Perché dovrei farlo? Io voglio quel risultato e lo vado a ottenere. Voglio riprendermi il mio ex e lo vado a riprendere, voglio tornare insieme alla mia ex e faccio di tutto per ottenere questo. Non funziona così. Quindi la prima cosa da fare è proprio rincorrere il lavoro su di te. Una volta raggiunto quell'obiettivo, i risultati che ci aspettiamo sono proprio dietro l'angolo, come si suol dire. Sia che tu voglia riconquistare questa persona, sia che tu voglia lasciarla andare definitivamente, ok? Il secondo aspetto importantissimo è quello relativo al pilastro emozionale. Da questo momento, oggi stesso, dovrai costruire il tuo pilastro emozionale. Immaginalo proprio come una piramide, ok? Questo pilastro è fatto di una serie di emozioni che fanno parte di te, emozioni che in questo periodo molto probabilmente hai trascurato. Per esempio, sei una persona gioiosa, sei una persona determinata, sei una persona volitiva, sei una persona allegra, sei una persona spensierata. Quali sono le tue qualità emozionali? Mettile all'interno di questo pilastro. 5. Ok? Individuane 5 e componi questo pilastro partendo proprio dalla base, quella che ritieni fondamentale come emozione, salendo verso la punta del pilastro, chiamiamolo della piramide, ok? Quindi composta da 5 emozioni. Questo è il tuo pilastro emozionale. Denominano proprio così sul foglio, il mio pilastro emozionale, il tuo nome, poi disegni il pilastro, fai 5 righe e metti dentro queste 5 emozioni che sono le tue 5 emozioni più forti.
le tue 5 emozioni positive, ok? Ora siamo giunti al terzo e ultimo passaggio. Ok, considerati i primi 2 punti, considerato soprattutto che hai costruito questo pilastro emozionale fatto di queste 5 emozioni che ti appartengono, quello che dovrai fare, sia che tu voglia riconquistare l'altra persona o che voglia lasciarla andare, è proprio quello di collegare delle azioni specifiche ad ogni emozione presente nel tuo pilastro emozionale. Facciamo l'esempio, se nel pilastro emozionale alla base hai scritto sono una persona gioiosa, quindi la gioia, quello che tu farai vicino, traccerai una linea e descriverai qual è l'azione che compirai da questo momento in poi, ovvero da oggi, faccio un esempio, esco di casa e vado a regalare gioia a tutte le persone che ne hanno bisogno. Se sei una persona gioiosa, tu puoi fare per tante altre persone e ricordati che facendo otterrai. Quindi sulla base di ciò, se nella piramide, nella parte bassa della piramide hai scritto gioia, tracci una linea e dirai da oggi uscirò di casa regalando gioia a tutte le persone, dico tutte le persone che ne hanno bisogno. Più lo farai e più accrescerai appunto la tua struttura emozionale. Solo così potrai tornare a riconquistare la persona che ami o lasciarla andare definitivamente. Se ti va io posso aiutarti in questo progetto, magari cercheremo di vederlo insieme. Ti basterà semplicemente in descrizione reperire i miei contatti, contattarmi, magari mi dirai che hai visto questo video e così cercheremo di strutturare un lavoro insieme. Inoltre, se il video ti è piaciuto lascia un like o commenta semplicemente descrivendomi quello che è il tuo punto di vista, se ti è piaciuto questo video, se vorresti vedere altri video come questo. Ti ringrazio e alla prossima. Ciao!